Bentornati sul canale per questo secondo e ultimo episodio dal Regno Unito. Quest'oggi esploreremo Chester, un gioiello inglese al confine con il Galles. Devo dire che questa cittadina mi ha piacevolmente stupito, grazie ai suoi bellissimi edifici a graticcio, l'orologio della città, le mura e i resti romani, alcuni dei quali conservati benissimo. Quindi mettetevi comodi e preparate i cappotti, perché qui ha già iniziato a nevicare. E iscriviti al canale, a te non costa nulla e a me aiuta tantissimo a continuare a fare video come questo. Inoltre non rischierai di perderti tutti i miei prossimi video. Ragazzi, buonasera, siamo appena arrivati in Inghilterra. Siamo a Chester, ci siamo mossi quindi dal Galles, dopo 50 minuti di treno siamo arrivati qua, poi camminatina di 1,5 chilometri per fare il check-in in questo appartamento molto carino. Stasera vediamo cosa fare perché siamo abbastanza cotti, al momento piove e vediamo. Sicuramente mangeremo qualcosina fuori e speriamo che non continui a piovere. Here we go, lovely. Thank you. Comunque nevica. E quindi sì, nevica. Sicuramente non mi sarei aspettato la neve a metà novembre, anche se meglio la neve che la pioggia. Nevica un pochino, freschetto, però bella atmosfera. Comunque stanotte ha continuato a nevicare, ma non ha attaccato molto, solo sui tetti e un pochino sulle macchine. La mattina dopo ci prepariamo a esplorare la città. Non abbiamo tantissimo tempo qui perché la sera abbiamo il volo di ritorno da Manchester, ma la città è piccolina e facilmente visitabile. La città venne fondata nel 79 d.C. come fortezza romana, durante il regno di Vespasiano. Alcuni resti hanno quindi una storia notevole. Sulle mura che sono conservate veramente benissimo. Queste mura sono tra le meglio conservate del Regno Unito. Sono quasi complete ad eccezione di una sezione di 100 metri. Per i romani le mura erano un simbolo di forza e di abilità. In seguito vennero estese durante il periodo sassone nel X secolo e nel XII secolo i normanni le ricostruirono e estesero. Dal Medioevo le mura sono state poi più volte attaccate e riparate. Dal XVIII secolo non ebbero più una funzione difensiva, ma di uso quotidiano. Quindi al giorno d'oggi le mura sono un miscuglio di varie epoche. Comunque ora siamo nel cuore pulsante della città. Queste case a graticcio sono estremamente conosciute e fotografate. In città ci sono alcuni edifici dell'epoca Tudor, quindi tra il 1485 e il 1603, e altri di epoca vittoriana che imitano però lo stile Tudor. Queste case a graticcio hanno dei porticati sopraelevati, raggiungibili con delle scale di legno. Sotto questi porticati si trovano negozi e locali. Questi porticati vengono chiamati The Rows. Continuiamo il nostro giro e arriviamo all'Eastgate Clock, un orologio che si trova sopra ad una porta d'accesso alla città. Dovrebbe essere il secondo orologio più fotografato d'Inghilterra, dopo ovviamente il Big Ben. La porta attuale è del 1768 e nel 1897 fu aggiunto questo orologio, che devo dire ci sta molto bene. Dopo ci dirigiamo verso l'anfiteatro romano, che è il più grande finora scoperto in Gran Bretagna. Risale al I secolo e nonostante non sia il Colosseo, ha una storia importante, soprattutto per la sua funzione di arena per i combattimenti. E comunque ha 7000 posti, quindi non pochi. Dopo che cadde in disuso intorno al 350, venne poi riscoperto solo nel 1929. Infatti
una buona parte è coperta da edifici. Poi visita al volo a una chiesa, per poi continuare la visita alla città che al giorno d'oggi conta circa 100.000 abitanti e nonostante la sua posizione al confine con il Galles, i non inglesi dovrebbero essere veramente molto pochi. Poi raggiungiamo nuovamente l'orologio, da cui si ha una bella vista su una delle vie principali. E dall'orologio c'è il percorso lungo tutte le mura, che appunto sono molto ben conservate. Dopo l'incontro con lo scoiattolo non troppo in forma, ci spostiamo verso la cattedrale che, dico subito, non mi aspettavo così grande e così bella. Su questo sito era presente una chiesa fin dall'VIII secolo e prima di questa qui c'era una fortezza romana. Verso la fine del VII secolo qui venne fondata una chiesa dedicata a San Pietro e San Paolo e nel X secolo venne ridedicata a Santa Werburg e nel 1070 Guglielmo il Conquistatore la convertì in monastero benedettino. Fino al XIII secolo la costruzione venne ampliata e rinnovata, prima in stile romanico e poi gotico. L'attuale edificio è il prodotto di lavori che terminarono nel 1540 e il 4 agosto 1541 fu istituita la cattedrale di Chester, che poi ovviamente è stata più volte rinnovata e ristrutturata. Proprio bella, noi ci abbiamo passato mezz'oretta, ma saremmo potuti star dentro molto di più. Poi passiamo dai mercatini di Natale che, essendo metà novembre, mi lasciano un po' perplesso. Però immagino che capitalismo e consumismo non si fermino. Poi passeggiatina lungo le mura che sono veramente incredibili per come sono conservate ed è bello perché lungo il percorso ci sono vari punti di osservazione, sia verso l'interno della città che verso l'esterno. Beh, ma guardate che belle queste case, bellissime. Tutto bellissimo, ma un piccione mi ha scagazzato sulla manica. E per finire questo weekend lungo, ultimi passi per il centro storico. Allora, Chester mi è piaciuta veramente tanto, è decisamente un piccolo gioiello non troppo conosciuto da noi italiani e aggiungerei anche una grandissima scoperta. E se vi siete persi il video precedente sul Galles, vi consiglio di andare a recuperarlo, perché anche là abbiamo visitato posti fenomenali. È arrivata la fine anche di questo video. Se non lo siete già, vi chiedo di iscrivervi al canale per supportarmi e per non perdervi tutti i miei prossimi contenuti. Noi ci vediamo prestissimo da un'altra parte di mondo.